Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo piccolo Babbo Natale che fa parte di questa serie di tutorial che vi sto facendo in queste settimane con queste piccole decorazioni natalizie. Io ho usato queste idee come chiudipacco per quest'anno, ma ovviamente voi potete utilizzarle come decorazioni, come regalini o in qualunque altro modo vi piaccia. Se non avete visto i precedenti tutorial vi lascio i link nella descrizione del video. Fatemi sapere quale di queste decorazioni vi piace di più. Io vi devo dire che Babbo Natale è uno dei miei preferiti, ma non vedo l'ora di sapere qual è quella che preferite voi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Anche per fare il mio piccolo Babbo Natale, come per tutte le altre decorazioni della serie, ho usato il Woolly. È un misto lana. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 150 metri. Sono consigliati ferri uncinetti da 3-3,5 e io ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Questo è un filato perfetto per fare decorazioni natalizie perché è facile da lavorare e c'è in tantissimi colori diversi. Se volete usare anche voi questo filato lo trovate nello shop online di Un Filo di Passione. Vi lascio il link nella descrizione del video. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono solo un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. Opzionali, occhietti di sicurezza da 6 mm, fil di ferro e un tronchesino se volete fare gli occhiali. Iniziamo facendo un anello magico. E nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso nel primo punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Dal prossimo giro lavoriamo 3 giri prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Nel giro 4 la ripetizione è 2 punti, un punto basso in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nel terzo punto, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto e ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Anche nel giro 5 lavoriamo prendendo solo il filo dietro del punto e lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. Il giro 5 termina con 30 punti, nel giro 6 lavoriamo questi 30 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni e continuiamo a lavorare solo nel filo dietro di ogni punto. Dal giro 7 ricominciamo a lavorare in tutto il punto e lavoriamo altri 2 giri da 30 punti, un punto in ogni punto. Se volete usare gli occhietti di sicurezza li inseriamo in questo momento, li mettiamo tra il secondo e il terzo giro o dove vi piace di più, a seconda dell'espressione che volete dare al vostro Babbo Natale. E li fissiamo dietro con gli stop.
Se preferite usare delle perline o ricamare gli occhi, vi conviene farlo una volta completata la testa. Nel giro 9 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 10 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione e ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo la testa con l'ovatta Imbottiamo con l'ovatta quanto basta per dare forma, ma non vogliamo che diventi una pallina, vogliamo che resti un po' piatto così. Nel giro 11 lavoriamo un punto basso e una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E nel 12° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni. 1, 2, 6. Tagliamo il filo. Togliamo il marker. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna dei punti che rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Passiamo ancora tramite qualche punto e nascondiamo il filo all'interno della testa. Ed ora vediamo come fare la barba e i capelli. Abbiamo fatto 3 giri lavorando solo nel filo dietro del punto e quindi ci sono rimasti tutti questi fili in vista. In questi fili lavoriamo la barba e i capelli, iniziando dal primo punto, qui, agganciamo il filo, lavoriamo 5 catenelle e un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo così, 5 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto e ripetiamo in questo modo per tutto un giro finché arriviamo più o meno a completare il giro. Qui 5 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto. In questo modo. Poi lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto fino più o meno ad arrivare all'altezza dell'occhio, qui. Da qui ricominciamo a lavorare catenelle e punti bassissimi facendo tutto il giro fino ad arrivare più o meno all'altezza dell'altro occhio e questa volta lavoriamo archetti di 6 catenelle. 6 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto.
fino ad arrivare al prossimo occhio. Giriamo il lavoro, 7 catenelle, e un punto bassissimo nel prossimo punto della prossima riga. E ripetiamo così: 7 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo fino ad arrivare un punto 2 prima di dove abbiamo iniziato il giro precedente, quindi andiamo un po' giù rispetto all'occhio. Qui facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nascondiamo i fili di inizio e fine lavoro all'interno della testa. E questo è quello che otteniamo. Per il naso e per il cappello la lavorazione è sempre lavorazione amigurumi, sempre a spirale, quindi non vi faccio vedere la lavorazione di questi due pezzi passo passo. Qui di lato vi scrivo lo schema, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Una volta lavorati i giri per fare il naso, chiudiamo il foro che rimane come abbiamo fatto per la testa e tagliamo un filo un po' lungo per poter cucire. Una volta che avremo lavorato i 25 giri del cappello, lavoriamo 2 punti bassissimi per appiattire il gradino della lavorazione a spirale, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Per il pompon del berretto facciamo un anello magico, lavoriamo 5 punti bassi nel cerchio, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti nel primo punto, 1, 2 e 4 punti bassi, 1, 2, raddrizziamo il lavoro, tre e 4 e tagliamo il filo un po' lungo e usiamo il filo del cerchio magico per riempire il pompon. E chiudiamo il foro che rimane come abbiamo fatto per la testa. Cuciamo il pompon al berretto .
Il naso lo appiattiamo un po' in modo che prenda una forma un po' ovale e con qualche punto cuciamo. Sistemiamo il berretto sulla testa lasciando la fine del giro dietro. Dietro facciamo in modo di coprire tutta la testa e davanti tiriamo un po' il berretto e lo arrotoliamo quanto basta per ottenere la forma che preferiamo. Fissiamo con gli spilli e con qualche punto cuciamo. Il berretto, se volete, potete cucirlo piegato così oppure lasciarlo libero. Per fare gli occhiali ci serve un fil di ferro, io uso questo che è molto sottile, se ne avete uno un po' più grosso meglio, l'importante è che sia malleabile. Un uncinetto, e in questo caso uso un uncinetto di 12 mm e questo darà la grandezza della lente, e un tronchesino o qualcosa per tagliare il fil di ferro. Pieghiamo a circa 2 cm. Giriamo il filo intorno all'uncinetto 3 o 4 volte. Facciamo una U qui in mezzo. E di qua facciamo l'altra lente.
Avviciniamo un po' i giri che abbiamo fatto, tagliamo le stanghette alla lunghezza che ci serve e gli occhiali sono pronti per essere indossati. Per fissare gli occhiali basta mettere un puntino di colla sulla punta delle stanghette e poi mettete gli occhiali a Babbo Natale. In questo modo non si toglieranno. Io al momento non ho la colla e quindi non l'ho messa. Il nostro nuovo piccolo Babbo Natale è pronto. Potete mettere una clip qui dietro per agganciarlo a un regalo di Natale oppure fare un'asola che passa per il berretto o sopra qui dove volete per poterlo appendere. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri Babbi Natale, a me piacciono tantissimo, ma ovviamente aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo nel prossimo tutorial e come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!